Benvenuti in questo nuovo e ultimo episodio della rubrica sui numeri della data di nascita. Oggi parliamo del 22, del numero 22, ovvero il matto. Il 22 è il raggiungimento di uno stato particolare. È come un aquilone che vola su in alto, libero nel cielo, a cui è stato però staccato il filo. Dunque è libero di andare dove vuole. Non è più soggetto, come abbiamo visto per il 21, no? Non è più soggetto dei turbamenti, delle tempeste, ma è libero. Non ha più nessuno che gli dice dove andare, non ha più nessuno che lo costringe, che lo obbliga a fare qualcosa che non vuol fare. Lui è libero, va dove vuole. Prima di parlare, di entrare proprio nel vivo di questo numero particolare, di questo numero speciale, metti un like e seguimi per non perdere i prossimi video. E adesso partiamo subito con la sigla. Il 22 è un numero particolare. Diciamo che può essere visto sia come 0, come lo 0, che come il 22. È vero che sulla carta noi non vediamo il numero scritto, ma leggiamo soltanto il matto. È una carta speciale, un po' particolare. Anche in un'altra carta dei 22 arcani maggiori dei tarocchi abbiamo più o meno la stessa cosa. Ed è il 13. Se poi sovrapponete il 13 col 22, diciamo che la posizione è praticamente identica. Dunque sono due numeri particolari, molto forti, diciamo speciali, soprattutto questo 22, perché può essere visto come lo 0 o come il 22. Lo 0 è quando non è ancora nato, dunque sappiamo che ci sono dei potenziali, ma ancora non possono venire fuori, perché con l'1 che si inizieranno, l'1 è il primo numero, e se andate a guardare, non so se ricordate il video che feci sull'1, il bagatto, l'1 è praticamente, diciamo, il bambino che non ha ancora imparato, che non conosce, che non ha tutto in potenza, però non ha incominciato ancora a far niente, perché gli manca che cosa? La conoscenza che avrà col 2. Ma anche con la conoscenza non basta per poter iniziare a fare. Infatti il fare è uno dei suoi più grandi problemi, no? L'inizio, incominciare a fare qualcosa. Poi col 3 viene la creatività, col 4 abbiamo la prima realizzazione, perché abbiamo la conoscenza, abbiamo la creatività che ci dice come fare, col 4 diciamo avviene la prima realizzazione, siamo sul materiale, con il 5 spiritualizziamo tutto ciò che è materiale, e poi via via sino ad arrivare ai numeri più spirituali, che sono appunto il 20, il 21 e il 22. Se dovessi fare un esempio di chi potrebbe avere il 22, oppure l'immagine del 22, perché l'immagine del 22, come la conosciamo delle carte degli arcani maggiori, dei tarocchi, è l'immagine di una sorta di mendicante, di viaggiatore che va in giro con il sacchetto, non ha bisogno di portare niente con sé, ha tutto quello che gli serve. Dentro quel sacchetto si dice ci siano tutti i talenti, perché lui ha tutti i talenti dei numeri, dei 21 numeri degli arcani maggiori. Ok, dunque lui va in questa strada spiritualizzata, con questo cane, anch'esso spiritualizzato, non ha una meta precisa, lui va, sente il bisogno di andare, sente il bisogno di sperimentare, sente il bisogno di sentirsi libero.
È un po' come Forrest Gump. Per chi ha visto il film di Forrest Gump, sapete che Tom Hanks, no? Che fa parte appunto di Forrest, lui realizza grandi imprese, ma senza porsi l'obiettivo di realizzare quelle imprese. Lui si sente libero, non è obbligato, non è costretto, fa quello che sente di fare. Ecco, il 22 è proprio quello, è proprio questo, è sentirsi libero di fare quello che voglio, quello che si vuole, senza costrizione. Dunque è l'essenza della libertà ed è l'essenza dell'energia pura, perché il 22 ha un'energia pazzesca. A lui non interessa dove andare, no? Lui quando fa un viaggio non gli interessa la meta, a lui interessa il viaggio, il cammino, il percorso che lui intraprende per arrivare dove sta andando. Non gli interessa il dove, ma gli interessa appunto il percorso. Lui ci insegna a vivere liberi. È un po' come un fiume, no? Lui scorre, non vuole barriere. Noi mettiamo nei fiumi, no? È l'uomo che mette le barriere ai fiumi, che fa le dighe, che costruisce gli argini, ma un fiume è libero. Il fiume deve essere libero, anzi il 22 deve essere libero, perché lui sente e vuole essere libero, non può essere costretto, obbligato a fare qualcosa che non vuol fare. In funzione, dunque, si permette, fa, è ingenuo, lui fa, non mette malizia sulle cose che fa, è una persona ingenua. Lui fa perché non sente, come per esempio il 20 e anche il 21 quando è in conflitto, no? Non sente le opinioni delle persone, il giudizio delle persone, lui se ne frega del giudizio delle persone, non le sente, ma è sbagliato anche dire se ne frega, perché non le sente, non ha, diciamo, questi condizionamenti. Sono persone che innovano, sono persone che scoprono, sono persone attratte dalle novità, dalle scoperte, sono degli inventori, sono degli scienziati, sono persone che apportano cambiamenti importanti al mondo con le loro invenzioni. Sono come dei filosofi che danno un nuovo significato alla vita. Sono alla ricerca, anzi vanno alla ricerca e si sintonizzano alla spiritualità delle cose. Loro non vedono l'oggetto materiale, ma notano la spiritualità, lo spirito, la filosofia di quell'oggetto. In conflitto sono dei rivoluzionari, sono degli oppositori, perché non volendo essere costretti, obbligati a fare qualcosa, loro si oppongono. Sono visti come dei folli eccentrici proprio per il loro carattere. Fanno resistenza alle regole, possono essere visti anche come pericolosi, no? Da un certo punto di vista. Si rifiutano di conformarsi, si rifiutano di seguire le regole, si rifiutano di seguire le convenzioni sociali. Questo perché vogliono sentirsi liberi, non vogliono essere obbligati. Vediamo quali sono le parole chiave del 22. Libertà, energia, viaggio, ricerca, origine, essenza, forza liberatrice, irrazionale, caos, fuga, lungo cammino, fantasia sfrenata, gioia di vivere, liberazione, pellegrinaggio, mendicante sacro, bisogno di agire, vitalità, idealismo, profeta, cammino verso l'evoluzione, visionario, energia divina, inabilità, disinteresse, irresponsabilità, senza fissa dimora, buffone, saltimbanco, nomade, emigrante, delirio, costrizione, prigionia, follia, pazzia, morte poco per volta. Ecco, queste erano le parole chiave del 22. Noi non dobbiamo prendere alla lettera la parola chiave così com'è, ma dobbiamo contestualizzarla sia per quanto riguarda l'ambito, sia per quanto riguarda naturalmente la situazione, il momento in cui noi stiamo prendendo in considerazione quella parola chiave. Okay? Dunque, a seconda della situazione, del momento, dello stato d'animo, del ruolo che noi abbiamo, ecco,
quella parola chiave assume un determinato significato che può essere differente appunto per tutti questi momenti che ho citato poco fa. Per vedere se è presente il 22 nella tua mappa e per vedere naturalmente che è la tua mappa completa, puoi andare sul mio sito all'indirizzo numerologiaesoterica.com e lì troverai il pulsante mappa dei bisogni. Cliccando su quel pulsante approderai nella pagina dove devi inserire la tua data di nascita e solamente la tua data di nascita. Cliccando si aprirà la mappa con tutta una serie di numeri e immagini, le immagini dei tarocchi, degli arcani maggiori dei tarocchi. Cliccando sulle immagini potrai leggere i contenuti. Ok? Naturalmente per poterlo fare ti devi registrare al sito e ti ricordo che è numerologiaesoterica.com oppure direttamente su mappadeitalenti.it o mappadeibisogni.it. Voglio fare un regalo visto che siamo all'ultimo numero di questa rubrica sui numeri della data di nascita e lo voglio fare dando uno sconto del 30% sull'acquisto di tutto quello che c'è nel mio store. Dunque parlo di libri, parlo di videocorsi, parlo di tarocchi, parlo delle consulenze, parlo di tutto quello che c'è nel mio store. Dunque, quando effettui l'acquisto, inserisci nell'apposito spazio questo codice per ottenere il 30% di sconto. Spero che questo ti faccia piacere, spero di rivederti anche nei prossimi video. I miei video non termino con questi numeri su questa rubrica, ma farò anche altri video. Spero di aver detto tutto sul numero 22. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao!